Mercedes classe G, 4,80 m per 2,5 tonnellate di peso, con motori a 6 o 8 cilindri e un prezzo di base che supera le 100.000 euro. In ogni vocabolario potreste trovarla come sinonimo accanto alla voce esagerazione, ma anche fuoristrada, perché dietro, anzi sotto tutto questo mastodontico sfarzo c'è una delle off-road più vere e capaci in circolazione. Tra l'altro, se volete conoscerla in tutti i suoi dettagli, vi invito ad andarvi a vedere il perché comprarla di Andrea. Ma, scusate, è questo l'unico tipo di pacchetto per affrontare terreni simili? Dall'altra parte del mondo, in Giappone, la pensano in maniera diversa, al contrario per meglio dire, e da quasi 50 anni sono fedeli a una ricetta che fa della semplicità la sua arma vincente. Signori e signori, ecco a voi la Bruce Lee dei fuoristrada, la Suzuki Jimny. Compatta, tirata, agguerrita e capace di guardare negli occhi tutte le rivali più quotate della categoria. Sotto il cofano è disponibile soltanto un 1500 da 102 cavalli e 130 Nm di coppia, ma con circa 1200 kg bastano e avanzano per farla arrivare ovunque. Sia chiaro, per loro non c'è in programma una sfida all'ultimo assale, piuttosto vogliamo concentrarci sulle sensazioni che derivano dall'esperienza di guida di entrambe, per capire come una filosofia così diversa riesca ad incontrarsi in un unico punto, magari nel fango. Prima di partire però facciamo una carrellata delle cose che avvicinano e differenziano questi due mostri sacri. Entrambe poggiano su un telaio a longheroni per mantenere alti i valori di rigidezza torsionale e hanno assali rigidi, anche se la classe G di oggi all'anteriore adotta una soluzione indipendente a doppio braccio. Per le situazioni più estreme non mancano le marce ridotte, che sulla Jimny si attivano manualmente, mentre sulla G basta premere un tasto. Il motore su entrambe è longitudinale perché sono integrali di razza, con la trazione che parte dal posteriore e si allaccia all'anteriore. Su entrambe ci sono i sistemi di assistenza alla guida, come cruise control e lane assist, anche se sulla Jimny sono molto più basic. Sotto la pelle le differenze cominciano con i 3 differenziali ad attivazione elettronica della classe G, mentre la piccola Jimny può contare su un giunto pneumatico e 2 LSD. I cambi sono su 2 mondi opposti, convertitore 9 G-Tronic su Mercedes e manuale a 5 marce sulla Suzuki. Sulla G si accede bene ai sedili posteriori anche perché, a differenza della Jimny, qui ci sono 2 porte in più. Cambiano le dimensioni, come si può chiaramente notare, e anche gli angoli dove la giapponese porta a casa la sfida quanto a numeri. Ma se c'è qualcosa di veramente impagabile di quest'auto è la chiusura della portiera. Provate a farlo come se fosse un'auto normale. Niente, ci vuole una bella spinta per chiuderla. E sentite un po' la serratura? Per una questione puramente anagrafica iniziamo con la Jimny, perché nel 1970, quando la LJ scorrazzava già per le campagne giapponesi, sarebbero passati altri 9 anni prima di vedere la classe G in versione civile, visto che la sua genesi è piuttosto particolare, ma ci arriviamo tra un minuto. Io oggi non ve ne parlerò razionalmente, ma se la volete scoprire da questo punto di vista vi rimando al perché comprarla di Lorenzo. Del resto io vi dico che se la classe G è un po' la Rolls Royce del fuoristrada, questa assomiglia un po' più alla Lotus della specialità, vista la sua anima fortemente analogica, devo dire, e la sua verve che dà una profondissima connessione con la vettura. Vedete, anche una salita come questa è necessario prendere un po' di spinta, ma grazie al peso contenuto in circa 1200 kg si riesce senza problemi a sopravanzare. Come vedete c'è anche molto più movimento rispetto alla classe G, e anche qui appunto vediamo che senza alcun problema possiamo avventurarci in queste pozze e uscirne praticamente illesi. Come vi dicevo, è appunto questa brillantezza a far sentire la meccanica che lavora, con questo movimento del corpo in tutte le situazioni, cosa che la rende molto coinvolgente e fa sì che vi stampi sempre un bel sorriso in faccia. E andiamo a vedere come se la cava nel twist. Twist che in questo caso è stato calcolato per vetture con il passo
un pochino più lungo, e qui ovviamente bisogna stare un po' più attenti e lavorare bene con l'acceleratore. Si sente che è richiesta un pochino più di insistenza forse, ma vedete che comunque riusciamo con un po' di mestiere a cavarcela, diciamo. E se sui tratti un po' più veloci con la G sembra di essere in una carrozza del Frecciarossa, con la Jimmy è un po' un'altra storia, perché si sente ovviamente molto di più i pezzi di fango che vengono sparati nella carrozzeria, e qui ovviamente dobbiamo stare un pochino più accorti, ma comunque diciamo che non se la cava assolutamente male, soprattutto con la gommatura che abbiamo a disposizione oggi. Tosta come una cintura nera di arti marziali. È sempre interessante constatare come con una gommatura di serie, per niente spinta, la Jimny riesca sempre a sopravanzare ogni ostacolo. Tra l'altro, la semplicità di intervento vi dà la possibilità di attrezzarla per arrampicarvi sui muri. Vediamo invece che feeling ci regala la classe G. Lo sapevate che l'idea di quest'auto è arrivata dall'allora re dell'Iran Mohammad Reza Pahlavi, che negli anni 70 era uno dei maggiori azionisti di Mercedes e chiese all'azienda di sviluppare un veicolo militare per il proprio esercito. Ora, prima di andare avanti, vi chiedo, nel caso aveste la possibilità di chiedere a una casa di realizzare un veicolo tutto per voi, a chi vi rivolgereste e soprattutto che tipo di auto chiedereste? Tornando a noi, è da qui che nacque la collaborazione tra la Daimler-Benz e la Steyr Daimler Puch, con base a Graz in Austria, dove ancora oggi queste auto vengono assemblate quasi interamente a mano. Nel corso degli anni ne sono state vendute all'incirca 200.000 e non solo hanno mantenuto il loro carattere inarrestabile, ma come vedete sono diventate anche comodissime. Nel caso fuori facesse un po' più freddo potrei anche addirittura riscaldare il sedile posteriore. Basta poco per rendersi conto che questo è un altro universo rispetto alla Suzuki, più esclusivo, raffinato, ma altrettanto capace. Chi la compra è perché vuole una classe G, visto che è impossibile parlare di concorrenti per un'auto così. Ma banda alle ciance, andiamo a spianare qualche ostacolo. Dunque, direi prima di partire di impostare un bel massaggino sul mio sedile, volendo potrei accontentare anche un eventuale passeggero, e visto che fuori fa un po' caldo raffresco anche il sedile. Prima di partire inseriamo il blocco dei differenziali per essere veramente inarrestabili, e già che ci siamo mettiamo anche le ridotte e andiamo verso questo primo twist. Stiamo attenti a non spianarlo con il nostro peso. Il tutto è reso un pochino più difficile dal fango, visto che stanotte ha piovuto, ma in generale dovremmo riuscire a cavarcela e usciamo, direi, senza alcun problema. Andiamo a vedere adesso un altro ostacolo non impossibile, ma magari dove potrebbe emergere una differenza a livello di sensazioni con la Jimny. In questo caso abbiamo anche toccato sotto, qui appunto serve per vedere gli angoli di attacco, di dosso e di uscita. Come vedete basta veramente un po' di gas, esatto, in questo caso avevamo il centrale bloccato, per cavarsela anche in queste situazioni dove, vi ripeto, il fango ci mette un po' i bastoni tra le ruote. Il bello di quest'auto appunto è che sarebbe tranquillamente in grado di poter digerire percorsi molto più tosti di questo, ma anche per i neofiti, se magari avete qualche amico che non è mai stato su questo tipo di terreno, è un'esperienza all'insegna della tranquillità. Non c'è mai la sensazione che qualcosa stia per andare storto, basta semplicemente sfiorare o anche solo pensare di sfiorare il pedale dell'acceleratore e lei si disimpegna da tutte le situazioni. In questo momento non le stiamo facendo nemmeno il solletico, ma vi ripeto, non è un test tecnico volto a metterla in crisi, stiamo semplicemente cercando di capire cosa
cosa trasmettano le due auto. Adesso vi faccio vedere che cosa riescono a fare 3 differenziali come questi. La salita non è impossibile, c'è comunque una certa pendenza e vediamo che semplicemente quasi al rallentatore riusciamo a portarci senza problemi dall'altra parte e io ho praticamente 1 grammo di piede sopra al pedale del gas. Da una parte si ha la sensazione di affrontare le rapide di un torrente in kayak, mentre dall'altra è un po' come una crociera lungo un calmo fiume in pianura. E anche se sulla carta la G sembra avvantaggiata, con il fondo fangoso la leggerezza del Jimny fa la differenza in alcune situazioni, come la salita ripida e negli avvallamenti. La compostezza della tedesca invece basta per farvi affrontare qualunque ostacolo con estrema rilassatezza, ed è bello apprezzare come le risposte, quando il relista che è in voi salta fuori, rimangono assai puntuali, anche se con una massa del genere le inerzie che si creano non sono da sottovalutare. Quale portarsi a casa? Razionalmente la scelta va in base al portafogli, ma sono sicuro che ogni appassionato, potendo scegliere, le porterebbe a casa entrambe perché ognuna riesce ad offrire un'esperienza di guida davvero introvabile. E cosa ancora più bella, nel 2019 poter trovare 2 prodotti così puri. Adesso però tocca a voi, fatemi sapere qual è la vostra preferita tra la Suzuki Jimny e la Mercedes Classe G qui nei commenti.